Ciao a tutti cari amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2022. Sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami. Leone, tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2022. Abbiamo la papessa e l'eremita. Ah beh, amici del leone, si parla proprio di quello che è una profonda ricerca spirituale. La papessa parla per qualcuno di avvicinarsi a quelli che potrebbero essere degli studi di esoterismo, per qualcun altro, può far riferimento a quello che è l'esplorazione del proprio mondo interiore o il fatto che si presti più attenzione al proprio intuito. E qui entra in gioco l'eremita, perché l'eremita ci dice che c'è questo bisogno di isolamento, questo bisogno di ritiro spirituale anche se vogliamo, proprio per trovare la propria verità, per trovare quello che è giusto per noi, Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Abbiamo un re di coppe, un 9 di spade e la carta dell'imperatrice. Allora già partendo con il re di coppe, io qui sento che fa riferimento per molti a quello che è la vostra situazione, la vostra connessione, perché di questo parlano queste 2 carte, okay? Qui c'è qualcuno con questo 9 di spade che, vive ancora nel ricordo magari di un dolore, nel ricordo di una sofferenza, nel ricordo di una situazione. Mi parla di pensieri, mi parla di determinate preoccupazioni, mi parla anche di qualcuno che, magari potrebbe soffrire di ansia in questo momento, okay? Il re di, coppe potrebbe anche far riferimento ad una persona che in questo momento è intorno a voi nella vostra vita, magari per qualcuno risuona come un capo, un terapeuta, piuttosto che la persona di interesse. Dipende come a voi vibri la stesa, okay? Comunque sento che c'è qualcuno che arriva o è nel bel mezzo di tutto questo percorso spirituale di cui ci parlano queste 2 carte ed infatti quello che poi arriva con la carta dell'imperatrice è questa voglia di espansione, questa voglia di anche l'imperatrice parla anche di potere, a livello materiale, quindi è come se qualcuno qui cercasse un po', il proprio posto nel mondo, mi verrebbe da dire. Abbiamo un 10 di bastoni e va un po' a gioco con quello che ho detto, nel senso che nel trovare il proprio posto nel mondo qui c'è bisogno di lasciarsi indietro determinate credenze limitanti, determinate aspettative altrui, determinati pesi, forse un po' più in generale, per riuscire a fare quello che è questo cambio, questo salto, questa trasformazione. Io credo che i pesi siano quelli che facciano venire queste ansie, queste preoccupazioni di cui ci parla il 9 di spade. Okay, e qui si tratta proprio di fondamentalmente dare un taglio netto, okay, il 10 di bastoni è una carta che comunque parla di un compimento di un ciclo. Guardate, avete un'altra volta l'eremita che era già uscito qui, un altro 10 che è il 10 di, denari e abbiamo alla fine della stesa un bellissimo cavaliere di coppe. Quindi questo distacco di cui ci parla il 10 di bastoni, che non deve essere necessariamente un distacco di tipo fisico, magari per molti sì, perché come vedete la carta comunque, rappresenta qualcuno che ha delle valigie, no, però, sento che dopo che ci sarà questo tipo di distacco, mh, e sento che lo farete perché avete 2 volte comunque la carta dell'eremita, avete la papessa, parla di intuito, parla di introspezione, parla di saper canalizzare, di messaggi che arrivano comunque, mh. Sento che con questo lavoro dell'eremita, questa sorta di
lavoro interiore, di ricerca interiore, di scoperta di quali sono i propri punti di forza, perché qui fondamentalmente per arrivare all'espansione e al potere personale di cui ci parla l'imperatrice, qui bisogna conoscersi profondamente ed è un po' quello che succederà in questo periodo, ok? Dopo la fase dell'eremita, quindi dopo questa fase di analisi, di introspezione e di valutazione, si arriva a quello che è un 10 di pentacoli seguito da un cavaliere di coppe. Quindi nel caso in cui per voi vibrasse come un'attesa di lavoro o qualcosa per lo stile, diciamo da un punto di vista materiale, il 10 di pentacoli potrebbe far riferimento o a un qualche tipo di dono, di regalo, di aiuto che arriva, può far riferimento a a quello che è anche l'arrivo di un bambino, perché qui vi ricordo che comunque avete l'imperatrice e l'imperatrice parla di gravidanza, magari per qualcuno è un desiderio. Comunque con il 10 di pentacoli c'è quello che è il compimento, c'è quello che è normalmente essendo pentacoli è più qualche cosa riferito a una parte concreta, però parla di famiglia. E qui in fondo alla lettura abbiamo questo cavaliere di coppe che rappresenta qualcuno che vi viene a fare un'offerta. Se non aveste nessuno, potrebbe essere magari questo re di coppe che all'inizio poteva essere una persona presente nella vostra realtà che vi viene a fare quel tipo di offerta che magari voi vi state aspettando, sia che sia un'offerta lavorativa, sia che sia un'offerta romantica. La vedo bene, la fine del periodo lo vedo bene. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Cerco di darvi qualche dettaglio in più, di spiegarvi qualche cosa. Andiamo a vedere. Allora, il re di coppe è spiegato da un'imperatrice e da un fante di pentacoli. Sì, assolutamente. Sento che di nuovo è molto forte la voglia, se vogliamo, di diventare genitori. Perché comunque i fanti, vi ricordo, che molte volte rappresentano proprio quello che sono i figli. Quindi quello che sento qui è che per qualcuno è il richiamo all'essere genitore che diventa importante, che diventa un lavoro su se stessi da fare, ok? Per qualcun altro, se fosse per esempio una questione di lavoro, potrebbe essere che ci si sta focalizzando su un progetto, ci si sta focalizzando su quello che è magari una nuova idea, un nuovo tipo di lavoro. C'è qualche cosa su cui voi focalizzate l'attenzione. Vediamo il 9 di spade, voglio vedere tutti sti pensieri. Abbiamo il carro al contrario e la regina di spade. Che strano. Dico che strano perché allora, qui siete pieni di pensieri. I pensieri potrebbero essere per non sapere da che parte andare, per non riuscire a fare quello che voi volete, per non riuscire ad espandervi come voi volete. Però dall'altro lato avete comunque una forte determinazione con questa regina di spade, ok? Per qualcun altro potrebbe rappresentare questa regina di spade una persona che in qualche modo vi impedisce di muovervi, ok? Applicatelo alla vostra situazione come meglio vi risuoni. Andiamo a vedere l'imperatrice, per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di pentacoli e un asso di coppe. Sì, assolutamente, ragazzi, qualcuno qui vuole proprio un figlio. L'asso di coppe parla di nascite. Parla anche di innamoramenti, quindi per certi versi potrebbe essere il creare una famiglia in sé. Questa imperatrice potrebbe rappresentare il fatto che si voglia una famiglia stabile. Andiamo avanti con il 10 di bastoni, per piacere. Abbiamo un re di bastoni e un 4 di spade. Probabilmente qui qualcuno si deve allontanare da un certo tipo di situazione, di idea. C'è qualche cosa che bisogna guarire qui. Può essere inerente a un padre, può essere inerente a delle credenze limitanti, può essere inerente a un capo. C'è qualcuno che è come se doveste lasciare indietro. Qualcuno o qualcosa, perché comunque è il 10 di
di denari, scusatemi, di bastoni, fa riferimento ai pesi, magari a livello fisico, ma molte volte a livello mentale, a livello di... Sapete quando si dice ho un peso sulla schiena? Ecco, proprio in quel senso lì. È come se dovesse capire quali sono le aspettative degli altri e lasciarle andare. Ed è per questo, secondo me, che arriva l'eremita. Andiamo a vedere. 10 di coppe e la guardate, eremita e sacerdotessa, eremita e sacerdotessa. Sì, dovete fare un tuffo dentro per riuscire ad avere quello che è il vostro appagamento ehm, emotivo, quella famiglia che volete. Io sento che qualcuno qui non è proprio in contatto con quello che è il suo istinto, perché abbiamo la papessa che qui comunque è al contrario. Quindi probabilmente c'è qualcuno che non sta ascoltando quella vocina che sente. mm? Si tratta di cercare la propria verità con la carta dell'eremita, eh. Quindi ragazzi, qui bisogna togliersi i veli, ok? La sacerdotessa fa, allora, se ci fate caso, ci sono le due colonne e poi c'è questo telo dietro che letteralmente nasconde il panorama. Ed è proprio quello il senso. Qui c'è qualche cosa che è nascosto, che non si vede. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. 7 di coppa al contrario. Abbiamo un cavaliere di spade e un 7 di spade. Decisamente devo dire che qui c'è qualche cosa che non si vede. O con questo 7 di spade è un velo che voi avete, diciamo così, su voi stessi, quindi è qualcosa che non volete assolutamente vedere, ed è per quello che avete l'intuito, la carta dell'intuizione al contrario. Stavo, stavo per dire avete l'intuito al contrario. Mi impappino un sacco oggi. Sempre. Tornando a noi, c'è qualcosa qui inerente alle illusioni, mm, inerente a quello che sono le vostre credenze e potrebbe proprio essere sulla famiglia in generale, non sulla vostra famiglia. C'è qualcosa qui che per certi versi questo cavaliere di spade sento che è come se un'energia che mi arrivasse in soccorso. Perché parla di determinazione, parla di sì, anche di arroganza alle volte. Quindi se dovesse essere un corteggiatore per voi che arriverà nel futuro, ecco, fate attenzione perché comunque avendo un 7 di spade di fianco, magari non è proprio una persona così tanto onesta e trasparente. Andiamo a vedere di che cosa parla questa offerta del Cavaliere di Coppe. Abbiamo un 4 di Pentacoli. 4 di pentacoli, 8 di bastoni al contrario, cavaliere di bastoni, matto e 10 di spade. E guardate, qui in realtà l'8 di bastoni, che è la carta appunto della comunicazione, è al contrario. Io credo che non sarà una comunicazione in senso verbale, ma sarà più un'azione che verrà fatta. C'è un movimento con questo cavaliere di bastoni, c'è un inizio con questa carta del matto e c'è il compimento di un ciclo, la fine di una sofferenza con questo 10 di spade. Io credo che qualcuno vi proporrà un nuovo modo, un nuovo tipo di viaggio, un nuovo tipo di percorso. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona e che tipo di proposta vi fanno. Qui però davvero, qualsiasi sia il settore in cui risuona per voi la lettura, perché comunque
queste sono letture generali, io normalmente cerco di farle un po' più spirituali o, improntate da un punto di vista cioè familiare, lavorativo, nel senso che non sia proprio solo affettivo. Però comunque può risuonare in diversi campi, no, quindi quello che sento è che dovete fondamentalmente cercare sicurezza in voi stessi, ed è per quello che abbiamo la papessa e l'eremita. Qui c'è il bisogno, l'eremita 2 volte e la papessa 2 volte. C'è bisogno, secondo me, di prendervi proprio un tempo, e vi ricordo che avete anche un 4 di spade. Il 4 di spade parla di guarigione, è proprio quello il senso. Cioè, qui c'è bisogno di lasciarsi indietro le aspettative degli altri, i pesi. Chi non siete. Allora, gli altri si aspettano che, non lo so, che facciate la torta la domenica, vi faccio un esempio tonto. Arriva un bel punto dove magari quel sabato o quel venerdì non avete voglia di fare la torta e semplicemente non la fate. Cioè, non, a un certo punto uno non è che si deve far violenza per soddisfare le aspettative degli altri, perché gli altri si aspettano la torta, okay? La torta domenica non c'è? No, non avevo voglia di farla, non mi sentivo, e mangiamo altro, mangiamo frutta, fa bene lo stesso, non è necessaria la torta. Cioè non succede niente, capito? Adesso ripeto, la torta è un esempio sciocco, però è un esercizio che potreste fare, tipo scrivere quello che pensate che gli altri si aspettino da voi, e poi di fianco scrivere: "Cosa succede se non lo faccio?" E vedere quali sono realmente le conseguenze importanti del non soddisfare le aspettative degli altri. Okay, andiamo a vedere, cari amici del leone, che messaggi hanno da darvi i tarocchi di Osho. Sì, comunque vi sento in questo forte momento di introspezione e di lavoro interiore, eh. State togliendo fortemente i veli. Sia che sia un progetto da un punto di vista lavorativo, sia che sia il diventare madre o padre, sia che sia all'interno di una relazione. Allora abbiamo, qua si vedono sì, celebrazione, comprensione e divertimento. Allora, io direi che meglio di così non si poteva chiedere. Avete la carta della celebrazione. Io qui vedo che c'è una proposta, okay, c'è una proposta di qualche cosa di nuovo. Vi aiuta a poi a chiudere quello che è un ciclo. C'è un movimento comunque, ripeto, potrebbe non essere una proposta da un punto di vista verbale, però comunque c'è un'azione che potrebbe essere interpretata come una proposta, come un movimento. Abbiamo poi anche comprensione e divertimento. Allora, qui si tratta di, sapete quella chiarezza mentale di cui si parlava qui con, la regina di spade, il lavoro interiore, è proprio quello che portano, la comprensione, okay? Quindi il fatto di, guardate, la sacerdotessa, magari in questa si vede meglio. Qua ha un libro e qui ha una pergamena. È la persona che ha la conoscenza, è colei che sa, la sacerdotessa, colei che si documenta, okay, quindi si tratta proprio di aumentare quello che è la vostra comprensione, la vostra consapevolezza per quello che riguarda la situazione o la relazione. Questa carta raffigura un uccellino che, è lì fermo dentro la gabbia, appollaiato, però sta guardando gli uccellini fuori e vorrebbe andare fuori. Ha solo da spiccare il volo, perché la gabbia in realtà non ha la porta, è aperta, c'è la fessura, lui potrebbe andare. Quindi il punto è fare questo tipo di scelta, lasciarsi indietro, questo 10 di bastoni fondamentalmente, e poi abbiamo divertimento. E queste 2 carte io le sento un po' come fonte di ispirazione. Anche qui vedete che
si divertono, fanno festa, c'è un clima di gioia, che è un po' quello, no, che vogliono dire, cioè voi pensate a divertirvi, voi pensate a star bene, lasciate le cose in mano all'universo che ci pensa lui. Pensate anche, in questo senso, a prendervi un po' in giro, a prendere la vita un po' più con filosofia, cioè non succede niente. Celebrate quello che avete, ringraziate per quello che avete, capite che comunque la situazione che voi state vivendo è una situazione che voi state scegliendo, nel senso che siete liberi di andarvene quando volete. Cari amici del Leone, abbiamo ancora un messaggio da parte delle fatine, andiamo a vedere che cos'altro hanno da dirvi. Un messaggio per piacere, grazie. Abbiamo porte magiche e qui sento tanto questo lavoro interiore, la papessa che canalizza quell'energia superiore, e quindi dice, che praticamente ci vuole moltissimo coraggio, ehm, per avventurarsi nello sconosciuto. Però è proprio lì che succedono le cose più belle, più meravigliose. E poi questa carta mi dice di trovare un equilibrio, di trovare un bilanciamento tra quello che è il divertimento, il momento di gioco, diciamo così, e quello che è il momento del lavoro, in modo, da creare più armonia ed avere poi più energia per fare meglio qualsiasi cosa nella tua vita. Bellissime carte, amici del Leone. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la stesa vi sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!